Sì, siamo qui nella lettera agli Efesini. Vediamo questa parola che il Signore vuole insegnarci a riposare in Lui. A volte uno pensa che siamo noi che dobbiamo fare, però vediamo che dice questa scrittura. Facciamo attenzione. Allora, lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 3. Dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Questa è la prima parte della scrittura. Poi vedremo la seconda. Allora, che insegna la scrittura? L'Apostolo Paolo dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Qua viene innalzato il vero Dio, è l'unico il vero Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Creatore. Perché dobbiamo fare enfasi in questo? Perché anche di Satana dice la scrittura che è il Dio con minuscola di questo secolo. Perciò non è vero che ci sia un solo Dio. In realtà c'è un solo Dio, per carità. Sì? Tutte le persone dicono: ma Dio è uno. Però bisogna capire a che Dio si stanno riferendo, perché Satana si presenta anche come il Dio di questo secolo, il principe delle tenebre, della potestà dell'aria. Perciò quando noi parliamo di Dio dobbiamo chiarire, come lo diceva l'Apostolo Paolo. Lui metteva in chiaro di chi stava parlando, perché a volte dire Dio è molto generico. Dice che anche i demoni credono e hanno paura. Cioè, parlare di Dio è molto generico. A me non piace sentire tanto quando le persone ti dicono: sai che Dio ti ama, o sai, credi in Dio. Sì, è importante, ma non ci possiamo fermare lì. Dobbiamo andare avanti. C'è Dio, ma è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò chi crede in Dio per forza deve credere nel Signore Gesù Cristo. D'accordo? L'Apostolo Paolo dice: benedetto sia il Dio. Perché l'Apostolo Paolo non diceva benedetto sia Dio e punto? Perché sa che è molto generico. Perché è molto generico. Invece lui diceva: benedetto sia il Dio e Padre. Satana non è padre di nessuno, solo padre di menzogne. Ma Satana non è padre, ma Dio è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è il nostro Padre. Ok? Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Allora, l'Apostolo Paolo sta dicendo: io sto parlando del vero Dio, io sto parlando del Dio creatore, e non solo, sto parlando del Dio che è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò era chiarissimo a chi lui si riferiva. Perché tu, per esempio, parli con una persona empia, no? Cattiva, e dice: ma guarda, io credo in Dio. Ma tu dici sicuramente, come diceva il fratello Alfio, il tuo Dio non è il mio Dio. Perché? Perché le tue opere parlano di come tu sei e come è il tuo Padre, come è il tuo Dio. Si capisce? Cioè, non è lo stesso Dio. Cioè, il Dio Padre e i figli si riconoscono per i frutti. Sì? Allora, noi stiamo parlando del vero Dio, stiamo parlando del creatore del cielo e della terra. E poi aggiunge l'Apostolo Paolo, dice così: che ci ha benedetti
di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ma io vorrei chiederle a una persona che dice io credo in Dio, si ha la certezza di che questa persona è stata benedetta con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Sì, ma che sta dicendo? Io credo in Dio, basta. Ma noi che crediamo in Dio, il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, possiamo dichiarare con tutta tranquillità, secondo questa scrittura, che il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Dio, ci ha benedetti. Ci ha benedetti, lo dice la scrittura qui. Ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale. Perciò se Dio ci ha benedetti con le benedizioni spirituali, per giunta abbiamo le benedizioni materiali. Perché? Perché lo spirituale e lo materiale vanno insieme e non si possono staccare. D'accordo? Cioè le cose spirituali e le cose materiali non si possono staccare, vanno insieme per forza. Perciò se la scrittura insegna che Lui ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, abbiamo anche le benedizioni nell'ambito dello naturale. Perché? Perché una persona può essere un delinquente e per medio di illeciti può avere tantissimi soldi e apparentemente essere una persona ricca, può essere un delinquente, può essere un truffatore, può essere un spacciatore di droga, non so che può essere. E tu dici guarda questa persona, quantos soldi che ha, ma questo non significa che quella persona sia benedetta, d'accordo? Ma noi credenti partiamo dalla base che la nostra benedizione è spirituale, sì? La nostra benedizione, lo dice qua, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Perciò noi già siamo benedetti, fratelli. Noi siamo benedetti. Spiritualmente in Cristo noi siamo benedetti. E ripeto, per giunta noi dovremmo vedere le benedizioni nell'ambito dello naturale. Però dove stanno stabilite le nostre benedizioni? Dove si trovano? Alla luce della Scrittura? In luoghi celesti. Sì? In Cristo. Perciò avere soldi o non avere non cambia nulla, perché io sono benedetto. Oggi forse non dispongo di una grande quantità di soldi, ma una cosa sono certo, sono benedetto, sì, spiritualmente. Ok?